Amici di Casellaria Italia, ben trovati! In questo video voglio parlarvi di MV Agusta e della svolta intrapresa da questo marchio storico per inserirsi sul mercato delle maxi enduro stradali. Grazie alle numerose vittorie ottenute con i piloti del calibro di Ubbiari, Michael Wood, e con il campione di tutti i tempi Giacomo Agostini, la MV ha investito almeno fino a ieri sulle sole moto sportive e ad alte prestazioni. L'esigenza di spostarsi su di un mercato sempre più in espansione però ha indotto questo marchio a fare dei progetti diversi, allontanandosi dal mondo conosciuto. Ma come l'ha fatto? Non improvvisando, ovviamente. Per questa nuova proposta è stato scelto uno staff esperto dell'off-road. Ma che nesso c'è tra il mondo MV e l'emblema Lucky Explorer? Facendo un salto nel passato ricordo molto bene il modello realizzato dalla Cagiva con il logo Lucky Explorer, al fine di rammentare le vincite nella Dakar del 1990 e del 1994 con in sella il mito della specialità Eddie Orioli. Il modello in questione era l'Elephant 900 Lucky Explorer. Il prototipo fu seguito da Roberto Azzalin, ai tempi direttore tecnico del reparto corse della Cagiva. Il motore utilizzato era di derivazione Ducati, raffreddato ad aria e olio, ottimamente modificato per l'occasione. Questo connubio, ritenuto più vincente per quel tipo di manifestazione, era stato possibile perché la Ducati era anch'essa di proprietà dei fratelli Castiglioni. Dunque, alla mia curiosità di sapere quale collegamento ci potesse essere tra la MV e la leggendaria Cagiva Elephant 900 Lucky Explorer, trovo una prima possibile risposta. La sede attuale di produzione della MV è la stessa occupata dalla Cagiva negli anni 90. Nell'azienda di Schiranna sembrano esserci alcune prove ancora evidenti della passata storia di quest'ultima. Pensando che ci possa essere qualcos'altro che la accomuna e per la quale la MV abbia voluto rievocare il mito della Lucky Explorer, sono andato alla ricerca di altre possibili motivazioni. In primis l'ho trovata nella filosofia di realizzo del telaio. Di fatto, per garantire la massima robustezza di questo componente, anche in un utilizzo estremo della moto, la MV lo ha realizzato in acciaio e a doppia culla chiusa. Due caratteristiche riscontrabili sulla Cagiva Elephant e che venivano utilizzate sulla stragrande maggioranza delle moto adventure di quegli anni. Altra cosa che condividono è il telaietto posteriore. Anche per questo elemento la scelta si è orientata verso un solido acciaio. Come conviene su una vera off-road, il telaietto Regisella è stato fissato al telaio principale tramite bulloneria. Anche il diametro del cerchio posteriore è lo stesso, il 18 pollici offre una maggiore possibilità di scelta per quanto riguarda gli pneumatici specifici per il fuoristrada estremo. Il forcellone bibraccio è stato realizzato in un'unica unità pressofusa in lega di alluminio trattata termicamente. Raffinatezze di primo ordine. Tre sono i fattori primari che ritengo possano influire positivamente sulla stabilità ma non sull'agilità di questa MV 9.5. L'interasse di ben 1610 mm, la ruota da 21 pollici e il posizionamento del motore sul telaio. Per ovviare al problema dell'agilità in parte ci pensa l'albero motore controrotante, soluzione che più spesso vediamo nel motomondiale. Un'altra possibile strategia è stata quella di realizzare un serbatoio in acciaio piuttosto che in alluminio. Come molti di voi sapranno, le masse sospese influiscono sulla reattività della moto nello scendere in piega a seconda del loro posizionamento verticale. Questi fattori combinati tra loro dovrebbero rendere questa 9.5 particolarmente stabile e reattiva quanto serve. Se poi consideriamo altri particolari come il copridisco anteriore, i mozzi ruota lavorati al CNC e l'ampio paracolpi frontale, è chiaro che il progetto è stato realizzato per soddisfare le esigenze più estreme. Anche il sistema ammortizzante deve svolgere al meglio un compito difficile. Il pacchetto prevede sospensioni Sachs completamente regolabili nel precarico e nell'idraulica, sia in compressione che nel ritorno. La forcella ha steli rovesciati da 48 mm e il monoammortizzatore lavora per mezzo di un leveraggio progressivo. Per il compartimento freni è stato utilizzato il meglio che il mercato offre. All'anteriore una pompa radiale aziona due pinze Brembo stilema che mordono due dischi da 320 mm. Al posteriore una pinza a doppio pistoncino, sempre di marca Brembo, morde un disco da 265 mm. Perché la frenata nel primo attacco non sia troppo invasiva in fuoristrada, i pistoni di tutte le pinze sono di diametro 28. Il propulsore è il 3 cilindri che abbiamo avuto modo di conoscere sulla Turismo Veloce, rivisto in molte sue parti per questo modello. Gli accorgimenti più significativi sono stati fatti sul circuito di raffreddamento, sul gruppo avviamento e sull'interasse tra albero motore e contralbero. Sempre per una maggiore affidabilità è stata aumentata la dimensione dei perni di fissaggio di quest'ultimi. La potenza dichiarata è di 124 cavalli a 10.000 giri e con una coppia di 102 Nm a 7.000 giri.
Per rendere sfruttabile questo propulsore nell'impiego in off-road, l'85% della coppia è stata resa disponibile già a 3000 giri. Per quanto riguarda l'ergonomia, è stato studiato attentamente il posizionamento del pilota in sella. Il risultato voluto è quello di offrire una posizione comoda per i lunghi viaggi e di non avere ingombri fastidiosi nella guida in piedi. Di fatto, l'aver realizzato un serbatoio in acciaio ha contribuito a ridurre gli ingombri, pur offrendo una capienza utile di 20 litri. Il modello che verrà commercializzato a breve sarà certamente esclusivo e ricco di ogni comfort. Al termine vi metterò in elenco tutte le dotazioni previste. Il modello LXP Orioli sarà disponibile in soli 500 esemplari con un kit dedicato che comprende il silenziatore in titanio Terminioni, fondello e paracalore dello scarico in carbonio, il telecoprimoto dedicato e il certificato che ne autentica la serie limitata. Inoltre su questo modello è possibile montare due valigie laterali di 32 e 39 litri a sgancio rapido. Voglio spendere qualche parola anche per la versione 5.5 che dopo numerosi ritardi e addirittura un presunto ritiro sembra essere quasi pronta per la commercializzazione. Ad oggi però questa versione ancora non compare nel sito ufficiale di MV, un fatto che mette ancora qualche dubbio. Il progetto iniziale è stato realizzato in collaborazione con la QJ. Se nulla è cambiato, nelle concessionarie si dovrebbe presentare con queste caratteristiche. Lontana dall'essere una vera MV, il telaio di questa nuova proposta è quella della Benelli TRK 502. Solo il forcellone è stato riprogettato per questo specifico modello. Anche il motore è sostanzialmente lo stesso, ma maggiorato nella cilindrata. MV ha voluto che lo si portasse a 554 cm3 per avere più grinta e corposità ai bassi. I cavalli sono 47,6 a 7500 giri e la coppia arriva a 51 Nm a 5500 giri di rotazione. La componentistica invece è nettamente differente dalla TRK. I freni sono marchiati Brembo e le sospensioni sono Kayaba. Questo tipo di allestimento dovrebbe essere lo stesso che monta la Moto Morini X-Cape 650, che ho avuto modo di provare e apprezzare. Amici, per questa puntata è tutto. Iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Un saluto da Jumbo Test. Ciao!